Buongiorno web, stamattina la prima tappa sarà il castello d'Acaia. Siamo già per strada e quindi tra un po' arriviamo. Castello d'Acaia. Il castello è stato costruito all'inizio del XVI secolo per volere dell'imperatore Carlo V, per difendersi anche dalle invasioni dei turchi. Il mare dista da qui appena 5 km. A costruire il nucleo centrale fu Alfonso d'Acaia, ma poi il progetto è stato continuato dal figlio Gian Giacomo d'Acaia, che ha avuto molti meriti. In effetti poi Carlo V lo ha incaricato anche per altre costruzioni. Rappresenta un tipico esempio di feudalesimo, perché comunque c'era il signore locale che badava al territorio e i contadini che dovevano dargli dei tributi. L'accesso al castello è protetto da questo fossato e di là c'è l'ingresso al borgo adiacente al castello. Un altro dei meriti riconosciuti a Gian Giacomo d'Acaia è quello di aver creato un borgo che è unico nel suo genere, cioè nel sud è l'unico esempio di cittadella rinascimentale. Entriamo nel borgo. Caso. Che bravo che è! C'era pure un ristorante. Ah sì? Ehi, un nuovo amico? È grande. Ciao! Ciao. Ho trovato il mio cicerone, eccolo qua. Di là c'è il castello e quindi anche il borgo è protetto dal fossato, da questo lato e da questo lato. Questo credo che sia di epoca più recente. È curioso che nella città di Fossano, vicino a Torino, c'è il castello Principi d'Acaia. Fossano si trova nell'estremo nord-ovest d'Italia. Il Salento è nell'estremo sud-est. Acaia era un principato all'interno dei confini della Grecia e la principessa Isabella sposa Filippo d'Angiò e poi in seconde nozze sposa Filippo di Savoia, il quale assume il titolo di principe d'Acaia. Gli Angioini hanno sempre rivendicato il titolo. Nel XVI secolo, dal regno di Napoli, dove sino a pochi anni prima avevano governato gli Angioini, arriva il barone Alfonso Acaia e suo figlio Gian Giacomo ad edificare e dare il proprio nome al castello. La domanda è un caso di omonimia o discendono da Filippo d'Angiò?
La Grotta della Poesia ha conosciuto una notorietà internazionale da quando il National Geographic l'ha inserita tra le 10 piscine naturali più belle del mondo. Il nome poesia deriva dal greco posia, bevuta, perché c'è una sorgente d'acqua dolce. Le grotte sono 3 e sono collegate sia tra di loro che con il mare aperto, per cui c'è sempre ricambio d'acqua. La più piccola è un tesoro archeologico con 600 metri quadri di incisioni preistoriche e scritture messapiche e latine. Rocca Vecchia è un sito archeologico ricco di storia che va dall'età del bronzo sino al Medioevo. Nell'area messapica vediamo le fondazioni di edifici a pianta quadrata, i pozzi e la necropoli. Sul promontorio si vedono i resti delle mura di cinta della fortificazione medievale. Nel Salento ci sono molti menhir e dolmen. In realtà ce ne sono molti in tutta Europa. I più famosi sono quelli di Stonehenge. A Giulignano ci sono 18 menhir e 7 dolmen e sono nelle campagne adiacenti e anche in paese. Questo menhir è proprio nel paese. Il giro è consigliato a piedi, ma fa troppo caldo. In strada non c'è nessuno. Ho preso lo scooter per cercare un bar e prendere un po' d'acqua. Ho deciso di fare il giro con lo scooter. Ecco un altro menhir nelle campagne. Mi sono perso. Ad un certo punto la strada è diventata sterrata, poi dei tratti con le buche e in salita. Ma Ciste non è abituato. Allora ho dovuto scegliere la traiettoria e accelerare. Poi di nuovo l'asfalto, ma non ho più visto le indicazioni. Sicuramente l'ho perso in quei tratti di sterrato. Non torno indietro perché ho trovato alcuni incroci e non sono sicuro di rifarli al contrario. Vado avanti sino a trovare una strada principale e poi torno a Giulignano. Ok, ecco il paese. Però si sta facendo tardi, ci vuole almeno un'ora e mezza per tornare alla base. Beh, 2 menhir l'abbiamo visti. Torniamo alla base. Vedi questa indicazione? Spero che si veda.
C'è Kalimera. Kalimera in greco vuol dire buongiorno. Kalimera e Kalispera, buongiorno e buonasera. Perché nel V-VI secolo a.C. molti coloni arrivarono dalla Grecia portando con sé la cultura, la loro lingua e la loro arte. Questi insediamenti furono chiamati la Magna Grecia. Questa cultura naturalmente si è fusa con altre culture nel corso dei secoli. Pensiamo ai Romani, ai Bizantini, ma anche agli stessi Greci che sono arrivati dopo, perché intorno all'anno 1000 nell'impero romano d'Oriente c'è stata una guerra religiosa e molti monaci sono poi arrivati nel Salento. E questa lingua si è trasformata in un idioma chiamato greco, che si scriveva anche con l'alfabeto latino. Il greco ha resistito per molti secoli, finché nel XX secolo, con l'avvento della radio e della televisione, si stava perdendo. Allora sono nate delle associazioni culturali per la difesa del greco, soprattutto in 9 comuni del Salento, denominati come Grecia Salentina, e uno di quelli più attivi è proprio il comune di Kalimera. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!